Ciao, buongiorno, benvenuti nel nuovo video delle Genuine Review che riguardano gli scarponi Scarpa Triolet. Un piccolo stacco musicale e iniziamo subito. Per prima cosa saluto tutti i vecchi iscritti e do il benvenuto ai nuovi iscritti. Ricordo che la caratteristica principale delle mie Genuine Review è non avere legami commerciali con le ditte di questi prodotti che propongo, e le mie sono opinioni personali di una persona a cui piace la montagna come te. Quindi partiamo insieme alla scoperta di questi nuovi scarponi. Perché ho scelto questi scarponi? Faccio un esempio in modo che ci possiamo capire subito. Avete in mente la salita al Castore con il lungo avvicinamento al rifugio Quintino Sella? Sto quindi parlando della via classica, quella normale. Per chi fosse interessato, l'anno scorso ho girato un video che riguardava il rifugio Quintino Sella e lo potete trovare nei miei recenti video. Per raggiungere il rifugio nel periodo in cui si va usualmente sul Castore non servono ramponi, però si può trovare un po' di neve e c'è da attraversare la famosa Bella Cristina. Quindi torna comodo avere degli scarponi alpinistici, tecnici e da via ferrata, e questo non va d'accordo con la rigidità degli scarponi classici alpinistici. Da questo concetto ho pensato di scrivere un'email a Scarpa chiedendole appunto qual è lo scarpone ideale per fare una salita come quella al Castore, che è un 4000 metri molto amato. Scarpa mi ha gentilmente risposto che gli scarponi ideali sono appunto gli Scarpa Triolet. Ma basta discorsi, passiamo ai fatti. In questo modo il video ti può diventare veramente utile e vediamo effettivamente i pregi e difetti di questi scarponi. Dai, andiamo! La prima impressione è veramente buona. Ha nevicato da pochissimo, quindi in questo punto si sprofonda anche quasi fino al ginocchio, e praticamente sono veramente leggeri questi scarponi, non si sentono ai piedi. Ecco, questi sono i punti in cui si vedono se gli scarponi hanno una buona tenuta. Qui c'è della neve, c'è della roccia, tutta bagnata, guardate. Grande sicurezza danno questi scarponi, veramente. Qui invece abbiamo totalmente un'altra situazione. Si controllerà la tenuta all'acqua. Qui il sentiero si è trasformato in un ruscello, quindi ne proviamo anche praticamente nell'acqua. Come secondo punto direi che sono degli scarponi che vanno bene anche l'inverno a quote non molto alte, dato che le vendono per
un alpinismo su ghiacciaio estivo. Noi ora siamo intorno ai 1500 metri, mese di febbraio, siamo sempre in pieno inverno, come si può vedere dalla situazione neve. Per vedere bene le caratteristiche di questi scarponi do la linea al nonno che si trova nella sua soffitta, che si aiuterà con delle immagini, perché sono degli scarponi veramente strutturati. Linea al nonno! Bene, eccoci qua in soffitta per vedere le caratteristiche di questo scarpone. Iniziamo dal sottopiede. Vi faccio aiutare da un'immagine che ho preso direttamente dal sito di Scarpa. Partiamo dalla parte posteriore con l'inserto tallone ramponabile. Si tratta del punto 1, l'inserto è in TPU a spessore differenziato. Punto 2, inserto tallone in EVA a bassa densità per l'assorbimento. Praticamente l'inserto è questo qui, quello fosforescente. Punto 3, tallone in PU a media densità per supporto e sostegno. Praticamente tutta questa parte di colore grigio. Il numero 4 è l'inserto avampiede in PU a media densità a spessore differenziato per un maggiore assorbimento e massima propulsione. Ecco qua, è lo stesso colore dell'inserto tallone. Con il punto 5 arriviamo all'inserto mediale, sagomato in EVA ad alta densità per supporto e stabilità. Si riconosce bene perché ha lo stesso colore che poi viene ripreso sopra. È questo. Il punto 6 è il puntalino di protezione in gomma. Il numero 7 è il battistrada Vibram di ultima generazione in mescola Mont per durabilità. Infine arriviamo al punto 8 che è il design del battistrada. Anche qui mi faccio aiutare dall'immagine. Come potete vedere, i colori identificano le diverse zone. Con la zona arancione si identifica la zona di spinta, la zona rossa riguarda la zona di frenata e il verde la zona di massima aderenza. Spero di essere stato chiaro perché si tratta comunque di uno scarpone con una struttura abbastanza praticamente complessa. Ora passiamo all'allacciatura. Abbiamo un sistema di allacciatura Speed Lacing. L'allacciatura avanzata in punta è differenziata in due parti. La parte inferiore con passalacci permette un veloce scorrimento del laccio e di conseguenza la regolazione. La parte superiore ha un gancio autobloccante, non so se si vede, eccolo qua, questo, che divide le zone di tensione della lacciatura. Una volta che avete la caviglia volta basta tirare in questo modo, ecco qua. Infine allacciate praticamente la parte superiore in modo che non avete costrizioni. Parliamo adesso della tomaia. Si tratta di una tomaia in pelle scamosciata idrorepellente. C'è anche un bordo di protezione gomma per la massima durabilità. Una fodera in Gore-Tex per impermeabilità e comfort. Infine parliamo di peso. Uno scarpone taglia 42 pesa solamente 815 grammi. Uno scarpone leggero per un uso versatile per alpinismo estivo su roccia e ghiaccio, vie ferrate ed escursionismo alpino. Ramponabile con i ramponi semiautomatici e c'ha un sostegno che ti permette anche di portare zaini pesanti. Dalla soffitta del nonno è tutto, rimando la linea al nonno che si trova in montagna. A dopo! Bene, rieccoci qua. Ora facciamo secondo me la prova più importante. Li abbiamo visti su neve e ghiaccio nel loro ambiente naturale, ma come si comportano su roccia? Dai, andiamo a vedere insieme. Sono su un sentiero alternativo chiamato Le Roccette, praticamente una piccola cresta.
Io generalmente vengo qui con delle scarpe da avvicinamento o quindi da approccio. Assolutamente degli scarponi alpinistici, rigidi, sono un po' troppo per questo tratto. Ora li testiamo insieme. Mi metto il casco. Eccoci qua, vediamo ora come tengono. Fremo l'ora di provarli su questo percorso. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe. Ragazzi, siamo in cresta. C'hanno una tenuta pazzesca, confermo tutto quello che ho detto prima sulle zone di spinta, di tenuta, eccetera. Sono bellissimi. Andiamo avanti, sono proprio contento di aver comprato questo tipo di scarponi. There's magic, believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Il mio nonno diceva sempre che non si può avere la botte piena e la moglie briare. Questo detto, che penso sia tipico toscano, non so se si dice anche in altre regioni, non vale per questi scarponi, che sono degli scarponi da ghiacciaio, alpinistici. E ora sto facendo praticamente un percorso che di solito faccio, come ho detto prima, con delle scarpe d'approccio. Sono molto soddisfatto. Il mio dubbio era proprio trovare uno scarpone alpinistico per fare questi sentieri qui, anche perché se fate, come dicevo all'inizio, degli avvicinamenti su ghiacciaio, tipo anche la piramide Renzano, dove prima di mettervi i ramponi fate un percorso denominato appunto le roccette. Con uno scarpone del genere sicuramente vi sentirete più agili. E poi francamente, come avete potuto vedere dal video, danno veramente tanta sicurezza. A questo punto ridò la linea al nonno, che si ritrova nell'ambiente naturale di questi scarponi sulla neve, per l'ultima prova, cioè quella con i ramponi. Bene, rieccoci qua nell'ambiente naturale di questi scarponi per l'ultima prova. Ovviamente lo do per scontato, vi faccio vedere un attimo come ci si cammina, ma sono degli scarponi adatti per ramponi semi-automatici, quindi sono adatti per questo tipo di escursione. Con questo concludo, anche perché sta cambiando il tempo. Gli scarponi Scarpa Triolet entrano a pieno titolo nelle mie January Review. Ti invito a iscriverti al canale, a cliccare sulla campanellina per ricevere la notifica dei prossimi video e di lasciare un bel commento. Sia se hai dubbi, sia che tu abbia già provato questi scarponi, i tuoi commenti possono essere veramente utili agli altri utenti. Non mi resta che salutarti, un grande abbraccio
e buona montagna a tutti. A presto, keep in touch.